Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Nel video di oggi dipingeremo l'incarnato femminile con tonalità chiare, arricchendolo con piccoli dettagli. Inoltre ci dedicheremo al top e ai capelli usando colori accesi e ponendo particolare attenzione ai volumi. Il modello che useremo oggi è Saskia di Ritual Casting, stampato in resina, di cui trovate il link qui sotto in descrizione. Ma ora direi di non perdere altro tempo e cominciare con il colore dell'incarnato. Utilizzeremo 3 colori, in questo caso AK, per miscelare le varie tonalità necessarie. Per comodità facciamo tutti i mix all'inizio, così da averli pronti durante la pittura. Uniamo quindi i due più scuri così da ottenere una versione appena più scura e coprente dell'incarnato centrale brown rose, ma sempre rimanendo nelle tonalità chiare. Per mischiare i colori possiamo sempre usare un vecchio pennello se abbiamo paura di rovinare quelli con le setole migliori. Creiamo poi altri due mix unendo alla miscela anche Luminous Skin oppure avorio in quantità inferiore per ottenere gradazioni più chiare e brillanti. Scarichiamo il grosso del colore dalle setole per non creare spessori e con la tonalità intermedia cominciamo a dipingere il viso. Quando si inizia la pittura di un modello sta a noi decidere quale ordine seguire, anche in base al primer scelto. Se partissimo da primer nero dovremmo iniziare dipingendo le ombre e poi via via tirare fuori le luci. Mentre con un primer chiaro possiamo scegliere se partire dal colore intermedio come oggi oppure dalle luci e poi inserire le ombre, anche se quest'ultima opzione secondo me è meno intuitiva. Stendiamo comunque tutto il colore nelle aree da coprire e via via che ci allontaniamo dal punto focale del soggetto, ovvero il viso, utilizziamo la gradazione più scura, come nel caso della pancia e delle braccia. Prendiamo quindi la gradazione più chiara e sul viso cominciamo a illuminare i lineamenti più sporgenti, quindi il naso, le guance, le labbra e il mento. Nell'esempio di oggi non illuminiamo la parte alta degli zigomi e la fronte perché simuliamo l'ombra creata dalla visiera del cappello. Lateralmente lasciamo visibile una piccola linea di ombra tra il petto e la spalla, così che risulti chiara l'anatomia e illuminiamo il resto. Facciamo lo stesso nella parte frontale del petto e sotto al collo, dove il viso fa ombra lasciando illuminare solo le clavicole. Stiamo facendo uno sketch dei volumi, quindi è più importante il posizionamento corretto della stesura del colore. Diamo luce anche alle dita e alle nocche delle mani, così come ai palmi visibili. A questo punto siamo pronti per scurire le ombre, dando più profondità a zone come il profilo che divide capelli e viso, all'incavo di occhi e zigomi, l'area sotto al naso e quelle più nascoste del collo. Così come abbiamo inserito le ombre, possiamo anche intensificare ancora le luci se ci sembra necessario. È il caso ad esempio della parte più alta degli addominali, dove piccole zone di luce daranno risalto al tutto, così come il petto, che essendo ampio e rivolto verso l'alto, prende sicuramente molta luce. Con il Luminous Skin estremizziamo ancora di più il tutto. Come detto, in mancanza di un colore così basterà aggiungere avorio al color carnicino che stiamo usando. In questa fase è importante relegare a queste luci così luminose solo piccole zone per non sbagliare le proporzioni e i volumi. Ora che abbiamo i nostri volumi stilizzati, dobbiamo sfumarli per un risultato più morbido. Oggi vi mostro un'alternativa alle sfumature come le abbiamo già viste in altri video. Cominciamo creando un colore quasi uguale alla miscela usata per le luci, con il quale con precisione ci affianchiamo ai punti di luce massima fatti poco fa. Non vogliamo coprirli né allargarci troppo, ma incorniciarli. Se utilizziamo il pennello scarico e stiamo molto leggeri con le pennellate, riusciamo ad essere delicati e creare un effetto che a occhio sembra una sfumatura. Facciamo lo stesso anche per le altre parti, utilizzando colori in accordo con l'area che stiamo dipingendo. Piccole pennellate brevi affiancate, fatte con la morbidezza della punta di un pennello in setola naturale, per ottenere un buon effetto sfumato senza i passaggi già visti in passato.
Sugli addominali riusciamo a vedere ancora meglio questi passaggi. Ammorbidiamo la luce nella parte alta, se necessario appena ingrandendole ma senza esagerare. Dopodiché utilizziamo il colore intermedio e ci affianchiamo a queste, magari appena sovrapponendoci ai margini, e questo stesso colore diventa poi luce nelle aree più scure. Infine, con una tonalità più scura scaviamo appena le ombre, ma mitigando un po' il colore molto più scuro che avevamo usato in fase di sketch. Qui sta a noi decidere se continuare e ottenere sfumature ancora più morbide o fermarci qui, per un effetto appariscente ma meno rifinito. Per il top e il cappellino partiamo creando una base verde petrolio che possiamo ottenere unendo blu e verde. Dato che io avevo steso la base prima, mi occupo ora di rifinire i contorni che si sono magari sporcati facendo l'incarnato. Questo colore scuro fungerà da base e da qui tireremo fuori le luci per un top di un bel verde brillante. A questo proposito cominciamo a inserirlo alla miscela, creando un colore intermedio che probabilmente farà fatica a stendersi alla prima passata. Dipende dal colore usato, ma il verde, dato che contiene molto giallo, può essere un colore poco coprente talvolta. Lasciamo asciugare e semplicemente facciamo una seconda passata. Anche qui i volumi molto marcati sono la chiave per rendere l'idea dell'anatomia, quindi illuminiamo la parte alta e quella centrale della pancia. Con il verde puro illuminiamo queste zone ancora di più e le uniamo a quelle più scure ammorbidendo gli stacchi come prima. Per ottenere un verde acido ancora più chiaro basterà unire al verde bianco e giallo. In questo caso io ho usato un bianco sporco come off-white perché lo useremo anche dopo per gli occhi. Questa tonalità molto chiara di verde enfatizzerà le zone più luminose rivolte verso l'alto del top e del cappellino, e per renderle ancora più visivamente brillanti possiamo sfruttare il contrasto simultaneo di cui vi ho parlato nei video dedicati alla teoria del colore e utilizzare il suo complementare sulla ruota. Per questo scegliamo un bel magenta come base per i capelli. Non avremo alcune difficoltà a stenderlo grazie alla base chiara. Per i riflessi di luce sui capelli e per creare rimandi cromatici schiariamo il magenta con il color carnicino usato prima. Illuminiamo solo l'estremità delle ciocche, lasciando le parti più nascoste magenta. Schiariamo ancora e all'interno di queste zone di luce ne identifichiamo alcune, ovvero le più voluminose, da fare cominciando a distinguere le sezioni verticali. Schiariamo ulteriormente per creare le luci massime e con la punta sottile del pennello segniamo singole strisce di capelli che prendono più luce, rimanendo coerenti con un unico anello di luce. Ultimiamo quindi il modello con dei dettagli per renderlo più curato e personalizzato. Partiamo inserendo una base scura nell'incavo degli occhi. Questo primo passaggio, sui modelli grandi abbastanza da farlo, ci permette di lasciare poi un sottile profilo scuro e incorniciare l'occhio. Per farlo inseriamo una forma con il bianco sporco, il grigio o l'avorio all'interno della sagoma scura, ma più piccola. Mentre asciuga, coloriamo il piccolo cerotto sul naso con un rosa pallido, simile a quello dei capelli, avendo cura però di illuminare la parte più esposta sulla sommità del naso e quelle sulle guance, che prendono più luce di quelle sui lati del naso. Per rendere più personale il modello, ho deciso di inserire delle lentiggini nella zona delle guance, con sottilissimi puntini non troppo evidenti. Nulla ci vieta di farlo su tutto il viso, se preferiamo. Per le labbra possiamo darle un make-up più intenso, lasciarle naturali oppure dare una leggera velatura rosata, appena più intensa solo nella linea di ombra. Il piccolo buchino sul mento, un difetto della stampa in resina, ho deciso di utilizzarlo come fosse un neo e dargli quindi una forma più regolare. Torniamo quindi agli occhi, nei quali creiamo una base per l'iride verde scura. Ho dedicato un video agli occhi che trovate qui sotto.
Nella parte bassa inseriamo un punto o un archetto più chiaro a simulare la luce che entra attraverso l'occhio. Infine inseriamo la pupilla nera e sottile. Illuminiamo lo sguardo con due piccoli punti di luce nel punto che unisce occhi e naso e concludiamo così il video di oggi. Spero che i diversi approcci e i piccoli suggerimenti vi possano essere utili per i vostri modelli e vi invito a farmi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Io come sempre vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi.